Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e volevo condividere e parlare con voi oggi di una notizia che è dappertutto, su tutte le testate giornalistiche ne hanno parlato tutti e hanno parlato di tutto. Giuntoli alla Juve a giugno. Non credo ci sia tanto di veritiero perché? Per due motivi. Perché il Napoli sta lottando per lo scudetto, perché Giuntoli è impegnato a Napoli e sicuramente eh, non ci saranno questo tipo di distrazioni. Secondo me dietro c'è tanta... Secondo me c'è tanto vendere giornali e tanto mettere una notizia in prima pagina per poter vendere solamente le copie o cliccare sulle notizie se parliamo di web. Quindi poco di veritiero dal mio punto di vista, però io volevo incentrare il video sul fatto che prendiamo la notizia per vera e allora Giuntoli va alla Juve a giugno. Secondo voi chi deve prendere il Napoli per poter continuare questo ciclo di una società sana, questo ciclo di grandi acquisti e giocatori giovani per fare plusvalenze, per continuare sulla linea Napoli, ovviamente sulla linea ADL De Laurentiis Napoli, che comunque ha sempre pagato e carte alla mano. Nel 2022 il Napoli è una società sana con grandissimi calciatori ed è in cima alla classifica e si sta giocando lo scudetto quest'anno. Avendosi comunque si è giocata anche lo scudetto nel 2017, siamo arrivati secondi svariate volte. È un'era De Laurentiis che è tutta in positivo. Però prendiamo per vera la notizia. Facciamo che oggi è uscita la notizia ufficiale, Giuntoli alla Juve a giugno. Non mi faccio il problema, proprio alla Juve. No, questo problema non me lo faccio perché dove vai, vai. È un direttore sportivo e non è un calciatore. Sul calciatore, ma nemmeno sul calciatore, io non mi sono mai fatto il problema, vai alla Juve. Ho fatto solo il problema, per esempio, quando la Juve ha comprato Higuain, ma non perché Higuain è andato alla Juve, per come c'è andato. Hai potuto litigare col presidente, hai potuto avere tutti i motivi del mondo, tu Higuain, però ti presentavi dove? A Napoli, a Castelvolturno, dove era? Salve ragazzi, io stasera vado a firmare per la Juve, è stato un piacere. Da grande uomo, nessuno ti avrebbe parlato dietro, quindi io non sono il tipo, ma te ne vai alla Juve, no. Giuntoli, carta alla mano, ti dai più soldi, hai più carta bianca, tutto ciò che vuoi. Fai un salto di qualità per la tua carriera, vai. Quindi diamo per certo la notizia che se ne va. Chi volete voi a Napoli come DS? Io ho tre nomi. Il primo, in assoluto, per competenza, per obiettivi raggiunti, ma con un carattere che secondo me non va per niente bene in correlazione con il presidente, è Sabatini. Ragazzi, Sabatini, per quanto riguarda il conoscere il calcio e riuscire a raggiungere gli obiettivi anche con budget limitati o con cifre minori, l'abbiamo visto alla Salernitana e vi invito ad andarvi a guardare, forse l'avete già fatto, ma c'è un servizio fatto da DAZN sul ciclo di Sabatini alla Salernitana e da pelle d'oca, mi viene la pelle d'oca ogni volta che ci penso. Un direttore sportivo tutto d'un pezzo, cinico quanto basta, è un grandissimo conoscitore di calcio. Questo è il primo profilo che vorrei per il dopo Giuntoli. Il secondo è un ritorno che non accadrà perché sappiamo che a livello societario comunque il presidente e fa bene con le minestre riscaldate, ci fa ben poco, sarebbe Pierpaolo Marino. Pierpaolo Marino per la stessa condizione. Marino va a trovare calciatori per fare plusvalenza, sa cosa serve in un determinato ruolo quando gli vai a dire mi serve, che so, un mediano di spinta, Marino arriva, te lo porta, al limite te lo porta pure a 8 milioni e ci fai la plusvalenza. Quindi caratterialmente non è Sabatini, però non è nemmeno
questo pezzo di pane, come si dice a Napoli. Però secondo me l'essere cinici e bastardi, tra virgolette, deve essere una prerogativa per quel ruolo da ricoprire. Quindi il secondo nome è Pierpaolo Marino. Il terzo nome, non voglio dire per competenza, c'è la competenza, però per come ha chiuso determinate trattative e anche per come ci ha fatto aspettare per Raspadori e tutto il resto appresso, è Carnevali del Sassuolo. Sono tre profili che secondo me farebbero continuare lo stesso ciclo a Napoli con la stessa mentalità e le stesse cose che ha fatto Giuntoli. Giocatori giovani, plusvalenze, e mantieni quella sorta di squadra che riesce ad arrivare tra le prime quattro e avere una continuità nel tempo, perché poi a Giuntoli questo gli si deve, a Giuntoli gli si deve soprattutto la continuità nel tempo. Il Napoli è in Europa da una vita e sta comunque giocandosi, cioè si sta giocando comunque tutte le competizioni, tutti gli anni, grazie a un direttore sportivo e ovviamente grazie a tutta la società che comunque investe soldi e quant'altro. Però alla fine, se vai a guardare i risultati e tutti gli acquisti, tutta la gente che se n'è andata e tutti gli acquisti che hai preso, sei sempre andato meglio. Ripeto, io quest'anno i video che sono sul canale potete andarli a riguardare, ho fatto mea culpa già diverse volte, perché a giugno ovviamente un tifoso del Napoli che si sente Koulibaly al Chelsea, Mertens se ne va, Insigne l'hai venduto, hai Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, se n'è andata mezza squadra, rimani un po' così. E invece proprio quest'anno, cioè tu hai messo in campo un Napoli ma nettamente più forte, di gran lunga più forte, di gran lunga con un gioco migliore, di gran lunga con una condizione fisica, grazie anche a Spalletti e al suo staff. Però sono anche i calciatori che comunque ci credono e vogliono raggiungere degli obiettivi. Quindi hai smaltito le scorie di un vecchio Napoli ed hai ricostruito un Napoli che è più forte di prima e nel tempo può restare comunque tra le prime 3-4 in Serie A. Non dico che il Napoli adesso si vincerà i prossimi 10 scudetti, perché è impossibile, non succederà mai, però riesci comunque a restare nella zona Champions con una rosa che hai fatto quest'anno quasi da nuovo. Sono arrivati svariati acquisti, è arrivato Raspadori, è arrivato Kvaratskhelia preso dal nulla, e lo stesso Sabatini, quando il Napoli ha preso Kvaratskhelia, ritorniamo un attimo a Sabatini, disse a me piace Kvaratskhelia, è sempre piaciuto, l'avrei voluto portare io in qualche squadra, perché trasforma ogni pallone, sporco o pulito che sia, in un'occasione o un'occasione da gol o un'occasione pericolosa. E Sabatini, conoscitore di calcio. Perciò io per il dopo Giuntoli vorrei o Sabatini o Marino, oppure non possono arrivare questi due, Carnevali farebbe a caso del Napoli. Però sogno sempre io Sabatini, da quando ho letto la notizia qualche giorno fa che sta prendendo piede Giuntoli alla Juve, qua, là, a giugno, il primo nome che ho pensato, Sabatini a Napoli. Poi le relazioni che si possono creare tra un futuro Sabatini, per esempio, e il presidente, che non si va d'accordo o può non andare d'accordo, sono dettagli che si possono limare per il bene del Napoli. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, e cosa ne pensate e chi secondo voi sarebbe il sostituto ideale di Giuntoli, perché anche questo è calciomercato. Sempre Forza Napoli e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao!